Dico sempre di essere una persona indipendente, forte, che non ha bisogno di nessuno. E questo non so se sia tipo un mio modo per autodifendermi o se me ne autoconvinco, perché non so stare da sola, ho bisogno di avere persone attorno. E in ogni caso spesso sento il bisogno di dover dimostrare che so bastare a me stessa, che posso anche divertirmi da sola, che posso andare fuori e effettivamente apprezzare il tempo che passo con me stessa. Perciò me ne sono andata a Budapest per 3 giorni, completamente da sola. Cami, ho fatto la pazzia. Ho preso i biglietti per i Bring Me the Horizon a Budapest da sola. E il viaggio non è iniziato nel migliore dei modi, ovvero la sera prima a mezzanotte mi è arrivato un messaggio dalla compagnia aerea dicendomi che il volo che sarebbe dovuto essere alle 8 di mattina è stato posticipato alle 4 del pomeriggio. È che io avevo preso il volo la mattina presto perché sapevo che avevo il concerto alle 7 di sera, partendo alle 4 del pomeriggio. Dentro di me l'ansia di non arrivare in tempo ormai stava già crescendo, però vabbè, cosa puoi farci in questi casi? Comunque, dopo un'ora di coda sono riuscita a parlare con qualcuno del check-in. Persino loro al check-in mi hanno detto di non volare mai più con, inserisci il nome della compagnia aerea di merda, perché molto spesso o manca l'aereo o manca lo staff. Ormai ero dell'idea, vabbè, ho perso il concerto per il quale ho comprato i biglietti circa un anno fa. Mancava soltanto un'ora e 45 al concerto. Quello è diventato effettivamente una corsa contro il tempo. Sono arrivata in aeroporto dopo 20 minuti di ansia e sudore in taxi. Non ci credete mai. 7:20. Ti giuro, non potevo crederci. Mi sembrava letteralmente impossibile di essere arrivata in tempo. Concerto spettacolare. Ho ritrovato un po' di nostalgia in quel concerto ed è stato molto emozionante per me. Ritrovarmi in mezzo a così tante persone sconosciute è stato veramente un senso di libertà assurdo. Di fare quello che volevo in qualsiasi istante, senza dover aspettare nessuno, senza dover chiedere anche agli altri che cosa vuoi fare, ma vuoi andare a prendere una birra, ma vuoi sola. Assurdo. Finalmente ero riuscita a vincere contro me stessa, le mie paure, le mie ansie. Finalmente libera. E poi è finito. Completamente vuota. Non so se sia perché sono da sola, magari fossi stata con qualcun altro. Adesso avremmo condiviso qualche cosa. Fighissimo il concerto da sola. Quello è stato fantastico, però alla fine... A parte che era pieno di coppie brutte me. Vabbè, domani è un nuovo giorno, domani 12 ore in live in giro per Budapest. Let's go. Buonanotte. Il piano di oggi è colazione, se riesco in un bar abbastanza figo. Poi andiamo al mercato centrale. Poi andremo sull'isola di Margaret, passando per il Parlamento di Budapest. Il goal di oggi, riuscire a superare queste 12 ore in live da sola in giro per Budapest. Let's go. Oh, grandine! Un temporale con fulmini, tuoni e pure grandine. Mi ha colta di sorpresa proprio mentre stavo camminando, me la sono pigliata dritta sul collo. Ancora dai! E come se non bastasse, pure internet non funzionava. Incazzata con il meteo, incazzata con me stessa perché comunque sapevo che avrei potuto fare di più. Sono tornata all'albergo e continuavo a ripetermi che in qualche modo avrei dovuto prevederlo, avrei dovuto pensarci meglio, organizzarlo meglio, anche solo risolvere la situazione. Sono uscita nel pomeriggio, sono andata da sola in giro per la città e ho finito la serata con altre 5 persone della community che mi hanno raggiunto ogni tappa della strada che stavo facendo in giro per Budapest. Sveglia presto domani tra 6 ore circa e poi domani si torna a Milano. La mattina dopo ero pronta per rifare un giro per la città e questa volta puramente da sola perché appunto volevo dimostrarmi che sarei stata in grado di passare una giornata da sola, completamente da sola. Mi sono ritrovata a pensare che per tutto il weekend qualcosa sia sempre andato storto, qualcosa seppur organizzata sia andata male, come questo weekend non sia stato completamente sotto il mio controllo e come mi sentissi nervosa. E per quanto però questo sia stato pauroso e stressante, comunque è stato un bel weekend. Ho avuto delle esperienze spettacolari che non sarei riuscita a fare se avessi organizzato tutto quanto. Ho questa storia da raccontare, per esempio. Eppure mi sentivo ancora estremamente infastidita per il fatto di non aver avuto le cose sotto il mio controllo. Infastidita di non essermi potuta rilassare perché il mio cervello costantemente cercava di riportare le cose sotto il suo controllo, cercava di organizzare. E mi ricordo che avevo pensato, ma che fastidio essere così, che fastidio aver bisogno di avere il controllo per potersi rilassare. Quanto vorrei essere quel tipo di persona che riesce a dire
Ma sì, chill, quello che succede, succede. Quanto vorrei essere quel tipo di persona. Così mi è venuta un'illuminazione. Per onorare questo viaggio, dove tutto è andato storto, e se facessimo un walking tattoo, sto andando adesso a vedere un posto che ho visto che dovrebbe essere aperto. Sarebbe il mio primissimo tatuaggio. Sarebbe una buona dimostrazione del fatto che devo affrontare questa mia paura. Ho sempre voluto un tatuaggio, non l'ho mai fatto perché sono una schifosa vigliacca. Quindi forse è arrivato il momento. Io non so se credo nel destino, però c'era un tatuatore a 1 minuto di distanza a piedi. Sono entrato, ho chiesto se facessero walk-in. Mi ha detto che di solito sì, però oggi erano un po' incasinati, che mi avrebbero fatto sapere che mi avrebbero scritto. Something small, it's my first tattoo. I will call you then if Okay. it doesn't show up. Ok, thank you. Perché vengo sempre accusata di non fare mai nulla così a caso, di non fare mai pazzie, la pazzia all'ennesima potenza. Non so cosa mi stia succedendo oggi, soltanto un segno sulla pelle. E solitamente ho sempre l'ansia quando devo fare qualcosa, anche semplicemente qualcosa di stupido, ho sempre prende in mente l'ansia, avendo paura che sia sbagliato, ho paura ad approcciare il tipo figo, ho paura a fare una risata troppo isterica. Giusto ieri ho ascoltato un podcast, parlava appunto del fatto che quando hai paura dovresti chiederti se è una paura razionale o se è una paura che ti stai infliggendo. Buttarsi giù da un precipizio, ok, può essere una paura razionale, no? Parlare di una persona, dire quello che si pensa, farsi un tatuaggio, sono effettivamente paure razionali o sono paure che mi sto autoinfliggendo? Paura di fare la scelta sbagliata, che poi scelta sbagliata in che senso in questo caso? Entrerò e mi farò il tatuaggio. Punto. Quell'istante, giuro, non sto scherzando, giuro, sembra una pazzia, ma in quell'istante mi ha scritto il tatuatore per dirmi: sono libero in questo momento, vuoi venire? Mi hanno scritto, hanno tempo, sto andando adesso. Mi sono precipitata e sono andata a farmi il mio primo tatuaggio. Nem lesz egyet tartó, ne aggódjál. 2 ore dopo sono uscita con il mio primo tatuaggio. Le cose incontrollabili della vita in ogni caso sono necessarie. Mi piacevo tantissimo. Un po' di dubbi su come sembrano le nuvole, alcuni tratti non sono perfetti, ma questo è il punto, chi se ne frega. Ho imparato di come vorrei veramente riuscire ad apprezzare gli imprevisti e come vorrei imparare a perdere il controllo. Forse potrebbe essere una di quelle cose che veramente mi potrebbe portare pace. Spero vi sia piaciuta questa storia su Budapest, spero vi abbia ispirato a smettere di controllare tutto ciò che vi sta attorno. Questo è il regalino. Un giornale! Sì, prego. È una tappa di Budapest. Non è veramente quello il regalo. Il regalo è tipo questo. Cosa? Il braccialetto? No. Cosa? C'è un attacca e stacca tipo? No, non è una tappa stacca. È vero? Sì. Ma hai fatto tu? No, ma se come faccio a farmi io un tatuaggio? Perché hai fatto male tipo. Come hai fatto male? Cosa rappresenta? Come cosa rappresenta? È un tono con in tempesta. Pensavo fosse un albero.